Ciao a tutti, un saluto da Manuel Agostini. Allora, ce l'ho tra le mani e quindi vuol dire che è venuto il momento di parlarvi di lei, della Sony A7S Mark II, una meravigliosa mirrorless top di gamma che mi ha accompagnato in questi oltre 2 mesi di riprese. Naturalmente devo ringraziare Sony che ha avuto fiducia e me l'ha lasciata in prova e con lei ho potuto realizzare parecchi video, tutti in 4K, video che potete rivedere in qualsiasi momento perché li ho racchiusi in una playlist realizzata proprio per l'occasione e che trovate qui sopra nelle schede. Ma prima di iniziare a parlarvi di lei voglio dirvi che questa non sarà una video recensione, non tanto perché non voglio farla, ma quanto perché non sono abbastanza preparato in questo campo e quindi vi parlerò della mia esperienza con lei nel mio ambito, no? Che è quello del videomaking, sì, ma su YouTube. E credo di poter dire che questa A7S Mark II sia un sogno per tutti coloro che amano realizzare video, che siano professionisti o semplici amatori, già perché la 7S Mark II è un prodotto di alta fascia e secondo me è il passo immediatamente precedente all'acquisto di una telecamera veramente professionale, di quelle che ad esempio utilizzano gli youtuber americani, forse anche con un pizzico di esagerazione. Sì, perché la 7S Mark II è già quanto di meglio si possa desiderare per il videomaking. È dotata di un sensore full frame da 35 mm ed è in grado di registrare nativamente fino a 4K a 30 frame per il secondo, frame che diventano ben 120 in Full HD, ideali per realizzare degli slow motion davvero di alta qualità, come potete vedere da queste immagini che ho registrato direttamente sulle piste da sci della Val di Fassa. Beh, devo dire che basta tenerla in mano per sentire il profumo della qualità. È realizzata con la massima cura e dà l'idea di essere davvero robusta e resistente. E il tutto all'interno di un corpo macchina decisamente compatto, persino più piccolo di quello della mia vecchia 600D. Tutto questo grazie al fatto che ovviamente non avendo lo specchio come le reflex, si riesce a risparmiare spazio e peso e ciò la rende ideale per chi come me, ad esempio, ama girare tanto anche in esterna. Altro vantaggio rispetto a una reflex è sicuramente la capacità di gestire il low light, cioè la registrazione in bassa luminosità, ambito in cui la 7S Mark II è semplicemente la migliore, anzi posso dire che ci vede letteralmente al buio. Guardate queste clip che ho ripreso al buio di notte e senza applicare filtri, io direi che sono semplicemente impressionanti. Ovviamente non mi capita di fare le recensioni al buio, ma le sue capacità nel mio caso possono essere sfruttate per realizzare clip con particolari effetti di luce, come nel caso della recensione del Mi Mix, dove vi svelo un segreto: la scena era illuminata solo da luci colorate a LED. Certo, prima di imparare a conoscerla ci vuole il suo tempo. Io mi sono trovato a mio agio perché già utilizzo una mirrorless Sony, la A6000, e il menu direi è praticamente lo stesso, ma onestamente devo dire è un menu ricchissimo di opzioni e la curva di apprendimento non è certo rapida e richiede già un minimo di esperienza con i settaggi. Ecco, proprio loro, i settaggi. Ogni tanto qualcuno di voi mi chiede in privato quale sia il modo migliore per settare la propria camera. Beh, ecco, secondo me non esiste un metodo migliore che possa valere in tutte le situazioni e per tutte le esigenze. Io in linea di massima amo utilizzare la camera in Full HD a 50 frame al secondo, tenendo diaframma, apertura e ISO in manuale, ma ovviamente non mi sono fatto scappare l'occasione di provare anche il 4K. E vi dirò, al di là dei vantaggi di poter fare eventuali crop dell'immagine senza perdere qualità, per adesso credo sia ancora meglio stare sul Full HD, visto che la gestione dei file in 4K alla fine richiede più spazio di archiviazione sulla scheda SD, maggiori risorse da parte del computer che poi deve elaborare in post-produzione tutti questi file e anche maggiore banda per fare l'upload dei video su YouTube. Perciò a fronte di un parco utenti che ancora in piccola percentuale può permettersi di guardare un video su YouTube in 4K, beh, secondo me per adesso ancora non ne vale la pena. Ad ogni modo, anche girando in 4K, fortunatamente me la sono cavata abbastanza bene col mio iMac, ma anche con la scheda SD che utilizzo sulla A6000, una scheda SD Lexar da 64 GB UHS 3 che è perfettamente compatibile anche con i filmati in 4K e che è anche abbastanza economica, perciò vi lascio il link qui sotto in descrizione. Non ho utilizzato invece i profili colore che offre la Sony, in particolare l'S-Log 3, un profilo di immagine flat che come potete vedere è quasi desaturato e privo di contrasto. Ciò permette di lavorare al meglio l'immagine in post-produzione, applicando così un color grading molto più accurato di quello che altrimenti si farebbe con una ripresa normale. Rispetto alla A6000, la 7S fortunatamente ha sia l'ingresso per un microfono esterno che l'uscita per l'audio in cuffia, caratteristiche peraltro fondamentali per ogni videomaker, mentre invece il display purtroppo non ruota del tutto e quindi non è possibile vedere la propria inquadratura, almeno di non usare uno schermo esterno, che nel suo caso può essere anche uno smartphone, visto che la camera è dotata di connettività Wi-Fi e di un'applicazione in grado di comandarla da remoto. Altro aspetto che accomuna tutte le Sony e secondo me anche un modo di pensare un po' controverso degli ingegneri giapponesi sono le dimensioni e la posizione assolutamente assurda
del tasto REC, che insomma su una camera pensata per girare video mi pare una cosa quantomeno migliorabile. Fortuna che è possibile programmare dei tasti personalizzabili a piacere e spostare così la funzione del tasto REC in posizioni più comode. Molto comoda è anche la stabilizzazione a 5 assi direttamente sul sensore. Una stabilizzazione che, come potete vedere, fa egregiamente il suo lavoro e permette di lavorare a mano libera anche con focali discretamente lunghe, come in queste immagini dove stavo sfruttando tutti i 70 mm dell'obiettivo in dotazione. Già, e non vi ho ancora parlato di lui, un obiettivo Zeiss 2470 f4, un obiettivo perfetto per chi cerca un'ampia versatilità ma anche una qualità davvero superba. In particolare ho apprezzato la capacità di offrire un bokeh limpido e quanto mai gradevole, mentre rispetto all'obiettivo che utilizzo sulla mia piccola Alpha 6000 devo dire è meno grandangolare e quindi si paga qualcosa in termini di distanza di messa a fuoco, caratteristica che nei video che realizzo io talvolta può fare la differenza. Quelle di Zeiss comunque sono lenti piuttosto costose e ad ogni modo è bene sapere che se avete già magari un parco obiettivi, che ne so, di Canon, potete tranquillamente adattarlo grazie agli adattatori che sono presenti in commercio, recuperando quindi la maggior parte delle loro funzionalità e delle qualità naturalmente. Non vi ho ancora parlato dell'autonomia, che devo dire tutto sommato è buona in relazione alle dimensioni davvero piccole della batteria. Naturalmente l'autonomia varia in base a 1000 fattori, ma tutto sommato vi consentirà di lavorare abbastanza tranquillamente, soprattutto se vi doterete di una seconda batteria, per essere tranquilli al 100% naturalmente. Ma la cosa buona poi è che la camera può essere alimentata tramite presa USB e questo consente non solo di ricaricarla magari tramite un power bank quando si è in movimento, ma anche di alimentarla tramite una presa USB. Quindi se la utilizzerete magari molto in studio potrete alimentarla solo tramite USB, togliendo la batteria e preservandone quindi la sua durata. Insomma, per concludere, è difficile consigliarvi se acquistare questa camera o meno. Io, potendo, l'avrei già acquistata e la utilizzerei come camera principale. Il problema è che è un prodotto di fascia molto alta e con un prezzo decisamente impegnativo, prezzo che secondo me vale la pena di spendere solamente se avete intenzione di usarla anche in ambito lavorativo, no? Perché nonostante la grande qualità che offre questa camera, l'investimento è decisamente importante. Io vi dirò, sono davvero felicissimo di averla provata, ma per adesso mi accontenterò delle qualità della mia Sony Alpha 6000. Che dire, io spero che questo video vi sia piaciuto e se è così, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un mi piace e di condividerlo sui vostri social network. I miei li trovate tutti qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube.